Buongiorno alle mie ragazze e miei ragazzi. Allora, come state? Come state questa mattina o questa giornata? Un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Noi stiamo iniziando a fare questi video la mattina per partire con grinta e entusiasmo verso la bellezza, verso la bellezza. E quindi ringraziamo questa mattina la bellezza che ci pervade. Scrivetemi 3 cose per cui siete grati questa mattina, come abbiamo fatto la scorsa volta. E lasciate che la bellezza vi pervada, lasciate che il vostro spirito pervada la vostra quotidianità di magia e bellezza. Allora, vediamo un po', facciamo 3 varianti, le potete sentire anche come una variante unica. Ovviamente lasciatevi sempre ispirare dalla vostra maestria. Metteremo 3 varianti con i numeretti. Allora, vediamo un po' quali sono i messaggi di questa giornata. Ovviamente se vedete questo video la sera, calcolatelo per il giorno dopo. Ok, vediamo un po'. Allora, prima variante, seconda variante, terza variante. Poi ci mettiamo gli archetipi. Prima variante, seconda variante e terza variante. Allora, ragazze mie ragazzi, partiamo dalla prima variante. Allora, mettiamo questa qui. Vediamo, prima variante. Torre, che non è la torre dei tarocchi, è un altro tipo di oracolo. Disconnettiti e rilassati un po'. Allora, ti stavo dicendo, prima di tutto, questa è una giornata in cui devi disconnetterti dal mondo, anche se sei nel mondo. Tu vivi nel mondo, ma non sei del mondo. Ricordiamolo questa cosa. Io vivo nel mondo, ma non sono del mondo. Cos'è il mondo? Il mondo è il sistema di credenze in cui siamo. Il sistema di credenze in cui abbiamo un sistema di credenze, di valori che ci ostacola la natura e la bellezza dell'anima. E quindi dice disconnettiti dal mondo, dalle credenze limitanti, da ciò che è giusto e sbagliato secondo la tua mente razionale, da ciò che è vantaggioso o svantaggioso per la tua mente razionale. Disconnettiti da queste concezioni e di a te stesso, a te stesso, io sono sempre connessa con il mio sposo celeste, io sono sempre connessa con il mio amante celeste, io sono sempre connessa con il mio sé superiore. E il mio sé superiore che mi infonde la bellezza e la magia nella mia quotidianità. E ti dice disconnettiti quindi dal mondo, dai pensieri, dai sistemi di credenze del mondo che sono quelli della nostra mente razionale e rilassati. Mangiati un bel gelato, prenditi un tè, cambia la prospettiva, un po' come l'appeso, no? Cambia la prospettiva. Qua c'è una donna in posizione di yoga. Cambia la prospettiva, è proprio la prospettiva che ti ho detto adesso. Vediamo su che archetipo. Vergine, torna pura. Come diceva anche Gesù, devi nascere un'altra volta. Vergine. Come farlo? Con quello che ti ho detto. Tu vivi nel mondo, ma non sei del mondo. Tutto ciò che ti può accadere oggi ha a che fare con un sistema di credenze che spesso siamo in un momento attuale in cui l'umanità ci vuole, il sistema di credenze in cui siamo ci vogliono schiavi prevedibili e misurabili. Ecco, sii creativa. Nasci come una vergine o come un vergine a nuova vita. Sii creativa, perché quando sei creativa e creativo, sei connesso al tuo sposo celeste. Quando invece non sei creativo, non riesci a sentirti in connessione con la bellezza che ti circonda, sei dominato dalla mente razionale. Ti dice in questa giornata nasci a nuova vita. Di la frase che ti ho consigliato sul sé superiore. Mantieni la purezza simbolica di cuore e spirito, sii connessa con il tuo sposo celeste, con il tuo amante divino. Ok.
Vediamo cosa dicono i tarocchi in merito. Allora, mettiamoci i tarocchi questi. Cosa dicono i tarocchi in merito per questa giornata? Il novizio di spade, qua abbiamo il paggio di spade, il re di coppe, il tre di coppe, ti vedo festeggiare oggi. Allora, qua abbiamo, se non c'era comunicazione con qualcuno, qua mi parlano di un re di coppe, di un uomo che si apre emozionalmente a te, può essere una persona cara a te, può essere una persona di interesse o può essere una persona, un'amicizia, un qualcuno con cui vedo ci sarà celebrazione oggi. Usciamo fuori, prendiamoci qualcosa da bere e ci sarà una condivisione emozionale molto bella oggi con qualcuno. Mm. Si passa da uno stato un po' più di difensiva tuo, magari, o un po' più di... Se non c'è comunicazione con questa persona, c'è comunicazione, eh. Ma non solo, c'è prendiamoci da bere, facciamo questo, facciamo quest'altro. E ti vedo aprirti emozionalmente. Mm? Vediamo un po'. Facciamo le due altre. Sì, qua abbiamo il matto. Io non leggo le carte al contrario, tanto lo sapete. 9 di bastoni, guarda, c'è un superamento di qualcosa oggi. Qua c'è una situazione bloccata a livello emozionale, o con qualcuno eri tu bloccata a livello emozionale, ma ti vedo uscire con delle persone che ti piacciono, con i tuoi amici più stretti o con qualcuno che ti fa divertire. C'è una situazione un po' di rallentamento emozionale che si sblocca. D'accordo ragazze? Vediamo un po' carta positiva. La forza, carta positiva, ti vedo proprio determinata. C'hai tanta forza, tanta grinta in te stessa oggi. E c'è anche qualcuno che recupera una connessione con te. Carta negativa, 4 di spade. Probabilmente qua eravamo un po' ferme da un po' di tempo sul lato emozionale, no? C'è un'apertura, una fiducia tua che ridai agli altri e gli altri ti ricambiano. D'accordo? Ok, ragazze mie, adesso passiamo alla seconda variante. Allora, seconda variante. Vediamo un po' la giornata di oggi. Regina del male, ti meriti zucchero e non sale. Questa è la giornata in cui ti puoi rendere conto del fatto che tu meriti molto di più di quello che la tua mente razionale ti ha fatto creare sotto forma di eventi difficili. Questa è la giornata in cui ti rendi conto che tu meriti lo zucchero e non il sale, non il dolce amaro. In questa giornata avrai modo di vedere come gli eventi cambiano quando tu cambi prospettiva di chi sei. La tua anima è in stretta connessione con te, spesso non la sentiamo perché siamo invischiati nei valori morali condizionati della mente. Allora questa è la giornata in cui ti renderai conto di questo, che meriti molto di più di quello che hai visto proiettato fino a questo momento. Vediamo un po' l'archetipo. Libertà, ci sarà libertà in questa giornata, libertà per te e per gli altri dalle credenze limitanti, eliminazione di tutto ciò che ti ostacola e dei pensieri negativi. Questa è la giornata in cui ti liberi dai pensieri negativi. Allora, premesso, i pensieri negativi hanno a che fare con il fatto che noi con quello che ci raccontiamo. Siccome quello che ci raccontiamo ha a che fare con le credenze che abbiamo inconsce, che ci vengono dall'infanzia, ecco questa è la giornata in cui tu hai capito che le credenze inconsce che ci vengono dall'infanzia, che ci vengono inculcate dal sistema, sono credenze che limitano la vera espressione di te stessa o di te stesso. Oggi tu ti libererai da queste credenze facendo cosa? Essendo in stretto contatto con la tua parte creativa. Che tu faccia qualsiasi cosa, eh, anche a livello lavorativo puoi fare qualsiasi cosa, no? Non sto dicendo che devi fare la Botticelli, il Botticelli o... Scusate, c'è un ragnetto qua sopra, aspettate un attimo, vedete il ragnetto come si... porta fortuna!
Indifferito, aspetta che lo metto qui, lo metto qua vicino alla porta, bello mio, così esce. Quindi abbiamo un ragnetto, quindi porta fortuna, libertà, ragazze mie. Ok, allora stavamo proprio dicendo che quando tu ti racconti delle storie a te stessa, no? Quello che ci raccontiamo creiamo, quello in cui crediamo si palesa all'esterno. Questo è il giorno in cui tu inizierai a credere di avere molto di più, perché sei molto di più. Mm? Vediamo un po' cosa ci dicono i tarocchi in merito. Allora, ci mettiamo questi. Seconda variante. È la forza. Ti renderai conto di avere una forza pazzesca. Ti sei alleata con il Dio o la Dea che ti incarna, eh? Una forza pazzesca. 4 di coppe. Rifiuterai tutto ciò che non ti piace più. Regina di spade, guarda, questa è la giornata in cui tu rifiuti delle situazioni emozionali o delle persone. Avrai la forza di dire no a delle situazioni emozionali o a delle persone che non ti soddisfano. E ti sentirai libera di dire sì, lo voglio alla mia anima che ti dice questa situazione, queste persone non fanno per te, almeno fino a questo momento della tua vita, almeno oggi. Mm. La Regina di Spade si libera da quelle, ha la forza di liberarsi da quelle circostanze emozionali comprensive di persone che non hanno a che vedere più con lei, anche se sei uomo, eh. Dirai no a delle circostanze emozionali inferiori alla tua fede. Dirai sì soltanto alle circostanze emozionali che ti pregnano di fede. E anche comprensive delle persone. Ti circonderai di persone anche che hanno la tua stessa fede, la tua stessa lunghezza d'onda, ecco. Due altre? 2 di spade. Nonostante la tua mente ti possa dire il contrario, ovviamente, come al solito. Ti vedo festeggiare 3 di coppe. Vedo esattamente che tu oggi o comunque a livello di coscienza, tu rifiuti quelle circostanze, quelle persone che non vibrano più la tua frequenza e ti vedo festeggiare con delle persone, comunque sia prenderti un caffè e gioire con delle persone che invece vibrano la tua frequenza, perché tu hai le idee chiare con chi vuoi passare il tuo tempo oggi e queste tue idee chiare con chi vuoi passare il tuo tempo oggi saranno foriere anche dei momenti futuri con cui sceglierai le persone di cui circondarti. Allora, qua mi dicono anche che supererai i valori morali della mente in questa giornata. La confusione della mente, avrai la forza di dire sì e la forza di dire no. Mm. Vediamo un po' cos'altro ci aggiungono. Carta in positivo. Carta in positivo 7 di coppe. Ti vedo piena di creatività, di scelta, 7 di coppe al positivo mi parla dell'immaginazione, no? In me mago agere. Lascio agire il mago che è in me. Ti vedo piena di immaginazione. Piena di immaginazione consapevole, di creazione consapevole. Il 7 di coppe al positivo mi parla di questa immaginazione che plasmerà la tua realtà odierna e quella dei giorni futuri. Mm. Un'altra carta sul 7 di coppe al positivo per te, 5 di coppe. Guarda, tu mi sollevi l'animo, ti sollevi l'animo. Se stavi avendo un momento di abbassamento d'animo a livello emozionale, questa è la giornata in cui ti vedo uscire, ti vedo stare con persone che vibrano la tua frequenza, mettendo da parte situazioni emozionali complicate che ti abbassano d'animo. Quindi se abbiamo avuto un momento di abbassamento d'animo, di non mi va magari di uscire, non mi va di conoscere persone, ti vedo o conoscere persone in questa giornata, sentendoti di meritare proprio la vita, oppure ti vedo innalzare il tuo livello vibrazionale. Sì, con questa consapevolezza che ti ho detto. Vediamo carta negativa oggi. 9 di bastoni. Certo è che puoi stare un po' sulla difensiva o essere stanca un po', no? Di avere questa diatriba mente cuore, che faccio? Esco, che faccio? Esco con questa amica, che faccio? Esco con questa persona. Però diciamo che inizi ad essere più fiduciosa negli eventi che ti accadono e questo ti porta a un innalzamento d'animo e anche queste persone qui che vedo oggi con te. Innalzamento d'animo vedo, dicendo no invece a chi non vibra la tua frequenza. D'accordo? Ok ragazze mie e ragazzi, passiamo adesso alla terza variante.
Allora, vediamo terza variante. Nostalgia, centrati nel qui nel qui ed ora. Allora, oggi ti vedo, alcuni di voi si confrontano con delle amiche, con degli amici parlando di vecchi ricordi, ti vedo così anche oggi, eh? Magari un po' di nostalgia di alcuni ricordi. Allora, come vi sto insegnando sempre nelle ultime settimane, la dolce tristezza, la dolce malinconia, la nostalgia sono le chiavi con le quali l'anima ti parla. Allora, non giudicare quella sensazione che ti può arrivare di vecchi ricordi o di situazioni che lì a livello di tempo lineare sono trascorse già, ma viviti l'emozione. L'emozione significa, è una sorta di giudizio dei tarocchi, no? L'emozione quando ti arriva porta in auge quello che hai vissuto nei momenti passati e quel momento passato non è mai passato perché lo stai vivendo adesso. Allora tu coccolati con quella sensazione, viviti quella sensazione come se stessi proprio vivendo adesso quella cosa perché è così. E non mandarla via. Fatti penetrare da questa sensazione, chiamala dea della nostalgia. Alleati con la dea della nostalgia se ti dovesse arrivare in questa giornata. E lasciati fluire, non giudicarla. Per altri di voi invece ci sarà una persona che avrà nostalgia di te, oppure avrà nostalgia di alcuni ricordi insieme e vi incontrerete vivendo questo momento. Mm. Vediamo qual è l'archetipo. Addicto ti aiuta a riconoscere le condotte additive e far fronte a loro. Allora, mi sta dicendo che per alcuni di voi oggi è una giornata in cui molti ricordi saliranno a galla. I ricordi sono lo strumento dell'anima, come ti sto dicendo adesso, come vi sto dicendo sempre nelle ultime settimane, affinché tu possa connetterti alla parte più poetica della vita e andare, diciamo che noi siamo iperrazionalisti, no? In questo momento storico, diciamo che per alleggerire questo iperrazionalismo che è devastante, l'anima ti porta dei ricordi oggi, dei ricordi di un passato felice magari. Ecco, non devi alienarti, cioè è come se mi stessero dicendo di portare equilibrio in queste cose. L'anima ti porterà dei ricordi oggi affinché tu possa mettere un po' di più equilibrio su quella parte iperrazionale che è sbilanciata. Viviti la dea della nostalgia, la dea della dolce malinconia, è una dea. E non pensare che sia male quello che ti sta arrivando, perché? Questa è la condotta distruttiva, il pensiero che sia male quella sensazione che ti sta arrivando. È una dea che ti vuole avvicinare alla parte più profonda di te, come se oggi ti stessero dicendo coccola quella parte lì, perché io sono una dea che arriva affinché tu possa sempre di più avere il mio potere. Tu puoi avere il mio potere, dice la dea della nostalgia, se tu mi sei accanto. Non mandarmi via, viviti quel momento senza giudicarlo, perché la nostra mente che giudica negative gli strumenti attraverso cui l'anima comunica con noi, che possono essere dolce tristezza, dolce malinconia, ascoltiamo una canzone e ci viene in mente un ricordo, ok, facciamo fluire l'emozione, qualsiasi emozione sia, benediciamo quell'emozione, va bene? Mm. Ehm, la dea che arriverà a trovarti oggi ti aiuterà a far fronte alle condotte distruttive della mente. La mente analizza, giudica, ecco, non devi né analizzare né giudicare, ma accogliere questa dea meravigliosa che ti conduce nelle stelle, nella, nella profondità del regno di Ade, nella profondità del regno di Ade dove ci sono i tuoi più grandi tesori. Allora oggi è una giornata di cottura animica, dove tu a fine giornata vedrai dei tesori che erano celati, nascosti lì e che la dea del ricordo, la dea della nostalgia ti ha portato in essere affinché tu possa esprimerti sempre di più magnificamente nella bellezza che ti compete. Ok, vediamo cosa ci dicono i tarocchi in merito. Allora, ci mettiamo i tarocchi della dea.
4 di denari, il matto e il paggio di denari. Ragazzi, io qua vedo che ci sono comunicazioni che riguardano una nuova tappa oggi per te. Ti vedo anche lasciarti fluire di più da una situazione che stavi un po' più in te stessa o in te stesso, no? 4 denari, stare un po' più sulle sue, sulle vostre, il matto, aprirsi al nuovo e a queste comunicazioni, paggio di denari che arrivano oggi. Possono essere comunicazioni di lavoro o un nuovo inizio lavorativo o comunicazioni sul lavoro. Sì, il giudizio, comunicazioni sul lavoro, cos'altro? Asso di bastoni, assolutamente sì. E qua c'è la torre, non aver paura di avere un nuovo cammino. Non aver paura di avere un nuovo cammino, va bene? Vedo un po' di paura per un nuovo cammino, non aver paura di questo, qualsiasi cosa accada oggi. Magari arriva una comunicazione lavorativa oppure stavi aspettando una comunicazione lavorativa che si deve posticipare. Qualsiasi, possono essere di questa natura gli eventi con la torre, qualcosa di imprevisto che succede, ma che paggio di denari si avrà 2 o 3 giorni dopo, qualche giorno dopo, va bene? Quello che ti ho detto prima è la stessa cosa, qualsiasi emozione che la tua mente razionale giudica negativa, tu accoglila, alleati con quell'emozione come fosse una dea, un dio. Fammi vedere che energia porta la torre. Del paggio di coppe. Che energia porta il paggio di denari? Del carro. Per alcuni di voi c'è una persona che viene a trovarvi oggi, che non ve l'aspettate. Per alcuni di voi può essere sia il lavoro, qualcosa che si deve posticipare e devi accogliere l'emozione che c'è in quel momento. Comunicazioni sul lavoro per un nuovo inizio possono anche essere che ti possono destare un po' di paura, non aver paura perché sei in grado, il matto, di lasciarti andare a un nuovo cammino. E poi vedo anche delle comunicazioni da parte di una persona che poteva essere a distanza per un incontro. Molti di voi non si aspettano questa comunicazione, può essere chiunque. Vediamo al positivo per te. Cavaliere di spade, comunicazioni al positivo, comunicazioni, comunicazioni, comunicazioni. Anche una persona che ha nostalgia di te. Carta in negativo, il giudizio. Io non lo so se a te questa cosa repentina ti lascia un po' di stucco o per alcuni di voi non sanno cosa pensare o cosa fare di questa comunicazione che arriva da parte di questa persona. Sì, regina di denari, alcuni di voi non sanno cosa pensare di questa cosa che succede, però ti dice la carta, segui il tuo istinto primordiale, non ti lasciare influenzare da emozioni che ti tirano giù, alleati con il dio o la dea dell'emozione e lascia che sia il dio o la dea ad aprirti il cammino. Tu devi dire, io mi affido a te, dea della nostalgia, dea della tristezza, dea del riposo, chiamala come vuoi. Io ho fede in te. Va bene? E non analizzare con la mente, ricordati che la mente è il nemico, la tua anima è la bellezza. Quindi tutto ciò che accade oggi rispetto ai fatti che vi ho descritto, lasciate che sia la dea con la quale vi alleate che vi indichi la strada. Vediamo un po' qual è. Voglio mettere un'altra carta di queste, ancora per te oggi. Eccesso, sazietà e abbondanza. Eccesso, sazietà e abbondanza, qualcosa che vi fa felici comunque succede. I giochi della corona. Ok. Allora, il fungo galattico matrice divina. Succede qualcosa oggi, va bene? Per ognuna di voi ovviamente è diversa, siamo tante. Che ha un potenziale molto grande. Però tu non lo sai. I giochi della corona, che mi significa anche i giochi di potere della mente, no? Affidati alla dea o al dio, che succede. Poi a fine giornata mi dirai che cosa a livello evolutivo ti è arrivato, perché succede qualcosa di cui la grandezza tu non ne sei a conoscenza, è tutto sotto la superficie. E
Fammi fare una cosa che non ho fatto nelle altre stese. Sul Cavaliere di Spade, una carta dell'oracolo. Lo spirito del fiume è movimento verso l'avventura. C'è qualcosa di nuovo che arriva oggi, di cui tu puoi avere un po' paura, però ti devi lasciare andare al tuo destino. Qualcosa di nuovo che ha in sé un grande potere. Sui vari ambiti descritti, può essere affettivo, relazionale o lavorativo. Ha un grande potenziale questa cosa. Poi lo vedete nel corso della giornata, ok? Ti può fare un po' destare un po' così scompiglio, però affidati al sé. Mm? Ok, ragazzi miei ragazzi, detto questo vi auguro una giornata meravigliosa. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.